Quindi quali sono state poi le conseguenze di questi test fatti dall'EMA sulla produzione farmaceutica europea? Si è visto, come abbiamo poi intuito da subito, che la gran parte dei problemi erano dovute a dettagli delle procedure analitiche autorizzate per il controllo delle forme farmaceutiche, che venivano risolti in quale maniera? Venivano risolti con semplicemente, come dire, comunicando con il produttore. Quindi una volta che il produttore viene informato di qual è la problematica specifica, di qual è appunto magari una particolare procedura analitica che secondo l'EMA non è conforme, oppure che evidentemente viene fatto all'atto pratico una cosa diversa da quello che c'è scritto sulla procedura, è chiaro che semplicemente il produttore non deve fare altro che fare in modo che i dipendenti seguano la procedura come è scritta, oppure nel caso la procedura sia stata cambiata solo all'atto pratico ma non nello scritto, perché era più adatta per il caso specifico, perché si è riscontrato un qualche problema nella procedura come scritta, e allora semplicemente si invia una richiesta di modifica appunto all'EMA per dire: guardate, noi facciamo così perché così i risultati sono effettivamente più corretti, e quindi chiediamo che si possa fare ufficialmente, e quindi poi l'EMA modifica l'autorizzazione all'immissione in commercio in maniera da recepire questo tipo di modifica. In 4 casi però, appunto, in cui i difetti erano più sostanziali, è stato necessario fare una procedura di cosiddetto sospetto difetto di qualità, e quindi appunto viene notificato al produttore questa problematica che riguarda appunto un difetto sostanziale del prodotto, e quindi si propone normalmente il richiamo del lotto, il ritiro dal commercio del lotto, che è stato effettivamente fatto per uno di questi 4 prodotti. Quello che è interessante, di cui magari parliamo nel prossimo spezzone, è che gli altri 3 prodotti di questi 4, quindi uno è stato effettivamente ritirato, gli altri 3 di cui si è proposto il ritiro non sono stati ritirati perché il lotto è stato ritenuto poi a un secondo esame soddisfacente, quindi conforme, perché la problematica è stata attribuita a un difetto nel metodo di analisi, nel metodo di test.